Tra gli infiniti itinerari che si possono percorrere in giro per il mondo, per noi motociclisti, almeno quelli europei, una delle mete più ambite è Capo Nord. Non tanto per il luogo in sé, che almeno per noi non è di certo più bello di molti altri meravigliosi luoghi più vicini a casa, ma proprio per il suo essere una meta simbolica, il punto più a nord d'Europa. Noi abbiamo deciso di raggiungerlo in moto, risalendo i fiordi norvegesi per poi al ritorno scendere dalla Finlandia e passare dai paesi baltici. Eravamo rimasti alla cena al ristorante. Bene, giusto per darvi un'idea dei costi della vita qui all'estremo nord Europa, ed anche per farvi capire il perché ci siamo portati la mitica sacca bianca colma di scorte di cibo, vi sveliamo per pura curiosità quanto ci sono costati un antipasto che abbiamo condiviso e 2 secondi bevendo acqua, visto che eravamo in moto. 90 euro. Domani risotto liofilizzato in busta! Trascorsa una meritata notte di riposo in compagnia di gabbiani urlanti, ammiriamo dalla finestra della nostra stanza di questa meravigliosa abitazione il panorama che ci circonda, che è esattamente quello che si vede nella copertina della nostra guida turistica. Prima di partire do una regolata alla catena di trasmissione della moto, che durante questi primi quasi 4.000 km di viaggio si è solo leggermente allentata grazie anche all'oliatore automatico che la mantiene costantemente lubrificata. Ma questo credo interessi solo a chi è un motociclista. Iniziamo la risalita delle isole Ah no, il drone! Iniziamo la risalita delle isole Lofoten che ci regalano centinaia di angoli incantevoli da ammirare. Alcune spiagge caraibiche, ad esempio, ti fanno a tratti dimenticare di essere in Norvegia se non fosse per la neve sui monti circostanti e per la glaciale temperatura dell'acqua. Altro che costume! Proprio su una di queste spiagge veniamo assaliti da un gruppo di cinesi che invece di fotografare il panorama inizia a fotografare noi e la nostra carichissima moto. Abbiamo passato 5 minuti sentendoci delle superstar. Proseguiamo la risalita delle isole principali che compongono le Lofoten, chiamate Månskensoy, Flakstadøy, Vesvagøy e Ausvagøy, ottima pronuncia,
e deviamo dalla strada principale per fare visita al villaggio di pescatori Henningsvær. Non è la stagione giusta per ammirare gli stoccafissi appesi alle tante apposite strutture in legno, ma per pura fortuna ad un tratto ne ammiriamo un esemplare in fase di essiccamento. Brutto a vedersi, scappiamo subito via. Dopo una passeggiata nel centro riprendiamo la strada verso Tromsø, non prima però di alcune riprese di un altro angolo caraibico a pochi chilometri dal villaggio. Il viaggio prosegue con panorami mozzafiato fino a Tromsø, che è costruita su di un'isola raggiungibile percorrendo un maestoso ponte. Veloce cena ed un giro tra le vie vicine al nostro hotel, patendo un discreto freddo, andiamo a dormire. Il risveglio è amaro grazie ad una multa che troviamo arrotolata alla manopola dell'acceleratore della moto. Nonostante avessimo controllato i cartelli, quelli che indicavano la sosta consentita solo per un tempo limitato e con l'obbligo del disco orario erano posti solo agli estremi della via. Ma poi, ci spiegate il disco orario dove avremmo dovuto metterlo sulla moto? Digerite le 600 corone norvegesi come colazione, ci prepariamo per ripartire. Oggi ci attende probabilmente la tappa più dura, il raggiungimento di Capo Nord col suo clima instabile e le temperature che in questi giorni oscillano tra i 4 ed i 5 gradi di minima. Ci rendiamo subito conto che siamo già in estremo ritardo sulla ripartenza. Sono infatti previste per oggi 2 tratte in traghetto che per di più hanno un numero ridotto di corse rispetto a quelli presi fino ad ora e gli orari si incastrano tra loro per poco. Ci imbarchiamo per Svensby ed a bordo conosciamo anche 2 motociclisti norvegesi con cui iniziamo a chiacchierare e scherzare. Proseguiamo insieme a loro il viaggio, abbiamo infatti tutti la stessa meta, il porto di Lyngseidet. Ci imbarchiamo insieme e nei 40 minuti di traversata continuiamo a scherzare, chiacchierare e confrontarci con tanto di cartina aperta sopra un tavolino del traghetto. Ci raccontano anche che hanno già dovuto rinunciare 2 volte a raggiungere Nordkapp a causa delle incredibili avversità meteorologiche e che quest'anno ci riproveranno. Ecco come in un attimo l'ansia può salire alle stelle. Ma dove stiamo andando? Sbarcati ad Olderdalen ci salutiamo, proseguendo però insieme ancora una parte di viaggio. Loro infatti faranno tappa ad Alta, mentre noi abbiamo una hit prenotata per questa sera a Skarsvåg, a 15 km da Nordkapp. Ci mancano ancora 436 km e sono già le 13:30. Durante il percorso, in una terrazza naturale stupenda, incontriamo una coppia di italiani in moto che arrivano proprio da Capo Nord e ci avvertono che il meteo è tutt'altro che favorevole. Molto bene! Lungo la strada vediamo finalmente anche le nostre prime renne che, senza farsi tanti problemi, piombano spesso in centro carreggiata. Siamo ormai a 50 km dall'arrivo quando affrontiamo il tunnel sottomarino che ci porta sull'isola in cui dormiremo questa notte. Le raffiche di vento ormai sono incredibili e ci costringono a rallentare fino anche ai 30 km/h per non rischiare di cadere. Mai in 23 anni da motociclista ho guidato in queste condizioni. A tratti la voglia è quella di cercare un'alternativa più vicina per la notte. Uscendo da un ulteriore tunnel a circa 30 km da Nordkapp, restiamo sbalorditi da Honningsvåg, che immaginavamo poco più che un villaggio. E amara sorpresa, anche un'enorme nave da crociera che domina il suo piccolo porto oscurando parte della cittadina. Sostiamo nel bar del benzinaio che addocchiamo quasi come un miraggio e ci riscaldiamo con una bevanda calda.
Ci mancano ormai 20 km al campeggio, ma dopo un'apparente calma trovata a Donningsvag, ripiombiamo in pioggia e fredde raffiche di vento e la strada sembra eterna. Impressionanti le decine di pullman che ritornano alla nave da crociera dopo essere stati a Capo Nord. Non riusciamo a trovarne il vero senso, anche perché a Capo Nord non c'è realmente nulla ed arrivarci così, a nostro parere, fa perdere anche l'unico significato che noi attribuiamo al posto, ovvero l'essere unicamente una meta simbolica, il punto più a nord d'Europa. Ed è proprio questo il senso che noi diamo al viaggio, avere il pretesto di toccare Capo Nord per poter godere di tutto il resto, perché il bello è sempre davvero proprio il viaggio. Finalmente giungiamo al campeggio e ci impossessiamo della nostra hite dove ci prepariamo una minestra calda, di quelle liofilizzate che abbiamo nella sacca bianca. Ma credeteci, dopo quasi 600 km di freddo è stata la cena più buona di tutta la nostra vita. Il tempo è pessimo e le previsioni per domani sembrano ancora peggiori, allora decidiamo per la follia. Salire a Nordkap questa notte. In fondo sono solo 13 km da percorrere. Ma dopo i primi 4, come se non bastasse la pioggia e le fortissime raffiche di vento, ci si mette anche la nebbia che riduce a circa 10 metri la visibilità. Davvero inquietante anche per via delle renne che nella fitta nebbia ci tagliano la strada. Finalmente giungiamo al piazzale di Capo Nord, non si vede nulla. Arriviamo davanti all'ingresso del bar museo ed addirittura fatichiamo a vederne l'ingresso. Capo Nord non ci sta regalando una bella accoglienza, non potremo nemmeno portare a casa la classica foto vicini al globo. Pazienza, che sarà mai? In fondo abbiamo percorso solo quasi 6.000 km per arrivare fin qua. Facciamo qualche ripresa di rito ma stiamo congelando e rientriamo al campeggio coricandoci verso le 4 di mattina. Perlomeno siamo consapevoli di averci provato e di esserci riusciti. Per proteggerci dal forte freddo ci siamo vestiti con ben 8 strati di indumenti, tra i quali, oltre ad antipioggia e completo tecnico multistrato, abbiamo fatto stare anche un piumino. L'estremo nord ci sta regalando tantissimi incontri con le renne che qui vagano ovunque liberamente, un po' come i nostri gatti. Uguale proprio. Tra le tante, ad un tratto, ne incrociamo anche una particolare specie che assomiglia tantissimo alle pecore. Ma l'apoteosi la raggiungiamo al risveglio a Skarsvåg. Guardate qua. Vabbè, così è normale. Qua ancora? No, ma venite, ma venite pure. Se volete facciamo un caffè. Ma che bello. Ma quante ce n'è? Oddio! Questa è la Norvegia. Cioè, Capo Nord, insomma, non ne parliamo. Tempo, lasciamo stare, poi non c'è niente. Il globo non l'abbiamo visto, ma le renne sì. L'avevo immaginato perché era lì sotto la nebbia da qualche parte. Bene, speriamoci andare. Andiamo. L'arrivo a Capo Nord è però per noi solo il giro di boa. Ora infatti proseguiremo il nostro viaggio scendendo verso sud. Attraverseremo la Finlandia e le sue foreste per poi visitare anche alcune capitali baltiche e centroeuropee. Domani inizieremo la discesa puntando verso la Lapponia.